Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi nuovo tutorial, andremo a fare un modulino davvero semplice e piccolino. I passaggi sono davvero semplicissimi. Serviranno alcune perline come le Zoli Duo e le Gem Duo, ma il modulo è veramente carino e si presta sia per fare degli orecchini che un collier o un bracciale. Allora, vi mostro gli orecchini. Sono questi, e naturalmente io ho abbinato anche il bracciale, è lo stesso modulo, l'ho collegato con delle semplici perle da 6 mm come potete vedere, poi ho utilizzato questa chiusura a 3 fili per renderlo un po' più prezioso. Ma il modulino in questione è veramente semplice da fare, si fa in un attimo, quindi ci potete fare anche un collier con questo modulo. Allora, io adesso vi elenco i materiali che ho utilizzato. Allora, avremo bisogno di un rivoli da 14 mm. Poi serviranno le Zoli Duo sia di destra che di sinistra. Serviranno entrambe, sia quelle di sinistra che quelle di destra. Poi serviranno le Gem Duo, utilizzerò queste. Serviranno tutte e tre le misure di Rokai. Allora, queste sono le 80 e sono della Miyuki. Aspettate che prendo. Allora, 80 della Miyuki, queste nere. Poi serviranno le 11.0 sempre Miyuki, queste dorate, le 15.0 sempre della Miyuki, e infine serviranno anche delle perle da 3 mm. Eccole qua, sono perle da 3 mm. Io le utilizzerò, vedete, in due colori, questo azzurrino chiaro e questo turchese, ma sono tutte e due perle da 3 mm. Come filo andrò ad utilizzare un Farline da 0,15. Naturalmente, se ci volete fare un orecchino servirà un perno o una monachella. Se volete farci un bracciale servirà una chiusura. Io ho utilizzata questa per impreziosirlo un po'. Guardate che il modulo è semplicissimo, i passaggi sono davvero semplici e veloci e si può fare veramente un bellissimo completo. Bene, questo è tutto il materiale che servirà per fare questo modulo. Naturalmente le perle, non vi ho fatto vedere le perle da 6, ma le ho utilizzate solo per unire i vari moduli tra di loro. Queste sono da 6 mm. Poi potete utilizzare delle rocaille o dei cipollotti, quello che vi pare. Bene, questo è tutto. Io vi saluto, spero che il tutorial vi piaccia, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così sarete sempre aggiornati su nuovi video. Per il momento vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto e vi rimando al tutorial. Ciao a tutti! Iniziamo col mettere sul nostro filo 16 Rokai 80, le contiamo insieme 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Sono 16 rocaille 80 e dobbiamo chiuderle a cerchio rientrando in tutte e facendo un paio di nodini. Quindi facciamo questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, scusate, abbiamo chiuso a cerchio. Ora ogni 4 rocaille 80 andremo a inserire una 11 0. Vedete? Dobbiamo rientrare in 4 rocaille 80, prendiamo una 11 0 e rientriamo nelle prossime 4. Vedete? In questo modo. Di nuovo una rocaille 11 0 e rientriamo nelle prossime 4 e tirate bene il filo. Andremo a formare un quadrato e dobbiamo farlo per altre 2 volte. Ed ecco qua il risultato, vedete? Abbiamo formato un quadrato. Ora uscite dalla prima 11 0 che abbiamo inserito in quest'ultimo giro e andiamo a mettere sul lago 3 11 0, una 8 0 e altre 3 11 0. Questa deve essere la sequenza: 3 11, una 8 0 e altre 3 11. Il filo esce da questa parte, noi rientriamo dalla parte opposta, vedete, in questo modo. Ora riattraversiamo le 8 0 e usciamo dalla prossima 11 0. Di nuovo 3 11, una 8 0 e altre 3 11 come prima. Il filo esce da questa parte, noi rientriamo dalla parte opposta e tirate il filo ed ecco qua il risultato, e lo dobbiamo fare per altre 2 volte e questo sarà il risultato. Sto uscendo dalla 11 0, adesso risalgo nelle prime 3 11 e rientro nella 8 0, questa centrale, perché adesso andiamo a chiudere il nostro rivoli all'interno. Quindi prendiamo sul lago 4 11 0 questa volta e ci inseriamo nel prossimo archetto nella 8 0 centrale. Di nuovo altre 4 e ci inseriamo nel prossimo archetto nella 8 0 centrale. Non stringete troppo perché poi dobbiamo inserire il nostro rivoli e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua, abbiamo creato la nostra gabbietta. Adesso prendiamo il nostro rivoli, lo mettiamo a testa in giù e tiriamo il filo per andare a stringere. Ora non dobbiamo fare altro che ripassare col l'ago all'interno di tutte queste perline per stringere la lavorazione. Quindi dovete ripassare nelle 4 11 e tirate bene il filo in modo da chiudere il lavoro sul retro, nella 8 0, di nuovo nelle 4 11 successive, nella 8 0 e così dobbiamo fare per tutto il giro
tirate bene, mi raccomando, in modo da stringere. Continuate così per finire tutto il giro. Vedete, abbiamo chiuso il retro. Sto uscendo dalla 80, avviciniamo un po'. Ora rientro salendo con l'ago nelle prime due 11,0. In questi piccoli spazi che si sono formati qua andremo ad inserire le perle da 3 mm. Quindi prendiamo una perla da 3 mm, vedete, io sto uscendo dalla rocaille centrale delle 3 di una fila e adesso mi vado ad inserire con l'ago, che in questo caso va sul retro della lavorazione, nella fila a fianco, sempre nella rocaille centrale, vedete. Ora prendo una 11,0, una zoli duo, vedete le zoli duo le dobbiamo inserire in questo modo, con al centro una gem duo. Quindi la sequenza è questa: 11,0, la prima zoli duo dal foro basso, in questo caso dalla parte della punta, la gem duo, di nuovo la zoli duo e un'altra 11,0. Questa è la sequenza: una 11, una zoli duo, gem duo, l'altra zoli duo e una 11,0. Vedete il filo, noi stiamo uscendo che va verso il retro della lavorazione, quindi ci inseriamo con l'ago nella rocaille centrale sempre della prima fila, però con l'ago che va verso il davanti della lavorazione, e tiriamo il filo, vedete, in questo modo. Ora qui in questo spazio andremo ad inserire sempre una perla da 3 mm. Prendiamo la nostra perla e ci inseriamo nella fila a fianco, sempre nella rocaille centrale, però con l'ago che va verso il basso, il retro della lavorazione, e tirate bene il filo. Ora di nuovo dobbiamo inserire la stessa sequenza di prima, quindi le due zoli duo e la gem duo in mezzo. Quindi prendiamo una 11, la prima zoli duo dalla punta, la gem duo, l'altra zoli duo e terminiamo con una 11,0, vedete, in questo modo. Il filo esce che va verso il retro della lavorazione. Questa volta rientriamo con l'ago che va sul davanti della lavorazione, quindi saliamo e tirate bene il filo. E questo deve essere il risultato e dovete fare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Ora vedete, sto uscendo da questa 11,0, rientro nella perla, rientro nelle prossime due e anche nella zoli duo nel foro basso, ci portiamo ad uscire dalla gem duo, però in questo caso dal foro alto. Ora in questi spazi qui tra le zoli duo, dove c'è al centro la gem duo,
noi andremo ad inserire allora una 11 e una 80. Noi stiamo uscendo verso con il filo dalla gem duo, però che che è rivolto verso la seconda zoli duo, quindi inseriamo prima la 11 e poi la 80 e ci inseriamo nel foro alto della zoli duo. Invece tra le due zoli duo andremo ad inserire sempre una perla da 3 mm e ci inseriamo nel foro alto della prossima zoli duo, vedete, in questo modo. Ora qui dobbiamo inserire prima la 80 e poi la 11,0, dobbiamo invertire e ci inseriamo nella zoli duo, uscendo nella gem duo. Uscendo dalla gem duo inseriamo prima la 11,0 e poi la 80 e ci inseriamo nel foro alto della prossima zoli duo. Vedete, questo deve essere il risultato. Qui in mezzo andremo ad inserire nuovamente una perla da 3 mm. Vedete, è molto semplice e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Vedete come i passaggi sono davvero semplici. Questa è l'ultima sequenza di 80 e 11 che ho inserito, sto uscendo dalla gem duo. Ora andremo a fare solo la decorazione, dopodiché questo piccolo modulo è terminato. Uscendo dalla 80 mettiamo sull'ago 6 15 0, sono 6 15 0. Vedete, noi stiamo uscendo dalla seconda 80 perché la prima è questa. Ci dobbiamo inserire nella prima perla che abbiamo messo nei primi giri, questa, vedete, in questo modo, e tirate il filo. Di nuovo altre 6 15 0 e ci inseriamo nella prima 80 e tirate bene il filo. Vedete, si deve formare questa decorazione. Ora rientriamo nella 11 e qui sulla gem 2 andremo a fare la punta. Inseriamo sull'ago 5 15 0, sono 5 15 0. Noi usciamo dalla 11, ci inseriamo nella prossima 11 e usciamo dalla 80 e tirate bene il filo e avremo formato la punta sulla gem duo. Ora di nuovo 6 15 0, sono 6 15 0 e ci inseriamo in questa perla che si trova più alta. E tirate bene il filo. Di nuovo altre 6 e ci inseriamo nella 80 e usciamo dalla 11,0. Vedete, questo deve essere il risultato. Ora dobbiamo fare soltanto la punta alla gem duo e inseriamo soltanto 5 15 0 e vi inserite nella prossima 11 e uscite dalla 80. Vedete, questo è il risultato e dovete fare così fino alla fine. Dopodiché il modulo è terminato, quindi se volete farlo diventare un orecchino come ho fatto io, basta fare un cappietto, poi dipende come lo volete mettere, una piccola goccina se volete inserirla, e invece questo sarà l'ultimo modulo per il bracciale. Poi vi faccio vedere.
anche se il collegamento è semplicissimo, fatto con delle perle da 6 mm. Vi mostro come l'ho collegato. Allora, io adesso continuo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, questo è il modulino terminato. Ora io lo devo collegare agli altri moduli per farlo diventare il bracciale. Vedete, sto uscendo dalla 80, quindi adesso prendo una 11, una perla da 6 e un'altra 11,0 e mi vado a collegare all'altro modulino sempre nella 80. Vedete, in questo modo. Ora riprendo di nuovo la 11 e mi inserisco nella perla tirando bene, un'altra 11,0 e rientro dalla parte opposta da dove sono partita nella 80. Vedete, il filo esce da questa parte, noi dobbiamo rientrare dall'altra parte. E tirate bene il filo. Vedete? In questo modo è molto semplice. Ora non dobbiamo fare altro che ripassare di nuovo in tutte queste perline, fare un paio di giri per stringere bene il lavoro. Questo lo dovete fare anche da questa parte, in queste altre due, dove stanno queste altre due 80, vedete? Dovete inserire un'altra perla. Dopodiché basta fare un cappietto e mettere una chiusura e il bracciale è finito. Quindi io faccio un attimo questo lavoro e ci vediamo dopo.